C'è un nutriente da cui il tuo cervello dipende ogni singolo giorno. Ti aiuta a ricordare e aiuta il fegato a funzionare correttamente. Influenza perfino il modo in cui i tuoi geni si esprimono. Eppure la maggior parte delle persone non ne ha mai sentito parlare. Non è una vitamina, non è di moda, non promette miracoli. Ma senza di lei, il corpo semplicemente non funziona come dovrebbe. Oggi parliamo della colina, un nutriente essenziale che la nutrizione moderna ha quasi dimenticato. E alla fine di questo video capirai perché ignorarla potrebbe essere un errore più grande di quanto immagini. La colina è un nutriente essenziale. Essenziale significa che il nostro corpo non riesce a produrne abbastanza da solo. Dobbiamo assumerla attraverso il cibo. Spesso viene inserita nel gruppo delle vitamine del complesso B, ma in realtà la colina è una categoria a sé. Nel corpo, la colina entra a far parte dei fosfolipidi, i mattoni fondamentali di ogni singola membrana cellulare. Senza colina a sufficienza, le membrane cellulari diventano più fragili, la comunicazione tra le cellule peggiora. E questo riguarda tutto il corpo. Ma è proprio nel cervello che le cose diventano davvero interessanti. La colina è necessaria per produrre acetilcolina, uno dei neurotrasmettitori più importanti del nostro sistema nervoso. L'acetilcolina è coinvolta in memoria, apprendimento, attenzione, concentrazione, controllo muscolare. Ogni volta che ricordi un nome, oppure impari qualcosa di nuovo, o coordini un movimento, l'acetilcolina è all'opera. E questo significa una cosa molto chiara: la colina non è opzionale. Eppure c'è un paradosso. La maggior parte delle persone non ne assume abbastanza. La carenza di colina raramente si manifesta in modo evidente. Non arriva con un segnale chiaro. Piuttosto si presenta così: nebbia mentale, stanchezza persistente, difficoltà di concentrazione, problemi di memoria, stress epatico. Il problema è che questi sintomi vengono spesso attribuiti a tutto il resto: stress, età, mancanza di sonno. Nel frattempo, il fegato soffre in silenzio. Senza abbastanza colina, il grasso può accumularsi nel fegato. Perché? Perché la colina è necessaria per trasportare i grassi fuori dalle cellule epatiche. Questo significa che una carenza di colina può contribuire allo sviluppo del fegato grasso anche in persone che non bevono alcol. Ed è un aspetto di cui si parla ancora troppo poco. Uno dei motivi principali per cui la colina viene ignorata è la paura del cibo. Le fonti più ricche di colina sono tuorlo d'uovo, fegato, carne e pesce. Per decenni, molti di questi alimenti sono stati demonizzati, in particolare le uova. Il risultato? Le persone li hanno eliminati senza sostituire i nutrienti che fornivano. Anche gli alimenti vegetali contengono colina, ma in quantità generalmente molto più basse. Questo significa che anche chi mangia sano può essere inconsapevolmente carente. C'è un dato che sorprende quasi tutti. Durante la gravidanza, la colina è fondamentale per lo sviluppo del cervello del feto. È coinvolta in sviluppo del tubo neurale, struttura cerebrale e funzioni cognitive future. Eppure molti integratori prenatali contengono poca o nessuna colina. Questo significa che uno dei nutrienti più importanti per lo sviluppo cerebrale spesso manca proprio nel momento in cui è più necessario. E questo dovrebbe farci riflettere su quanto siano davvero complete alcune raccomandazioni nutrizionali moderne. La colina non serve solo a costruire cellule. Influenza anche l'espressione genica. Attraverso un processo chiamato metilazione, la colina contribuisce ad attivare o disattivare determinati geni. In altre parole, ciò che mangiamo oggi può influenzare il modo in cui i nostri geni si comportano domani. E in alcuni casi, anche nelle generazioni future. Sono pochi i nutrienti che agiscono a questo livello. E proprio questi, spesso, vengono ignorati. Perché allora non si parla quasi mai di colina? Perché non segue le mode alimentari, non è sexy, non promette soluzioni rapide, ma la biologia non segue le tendenze. Le cellule o ricevono ciò di cui hanno bisogno oppure si adattano nel modo più faticoso possibile. La colina non è una cura, non è magia, è qualcosa di molto più importante, un pezzo mancante. E a volte i miglioramenti più profondi nella salute non arrivano aggiungendo qualcosa di nuovo, ma ripristinando ciò che è stato tolto in silenzio. Se questo contenuto ti è stato utile, condividilo con qualcuno che tiene al proprio cervello, al proprio fegato o alla propria salute futura. Se senti il richiamo verso un modo più gentile e consapevole di prenderti cura di te, di crescere interiormente e di comprendere meglio la vita, questo spazio è stato creato per te. Iscriviti se vuoi continuare questo percorso insieme.
Grazie per aver dedicato questo tempo a te stesso. La tua presenza conta davvero. Ti auguro chiarezza, equilibrio e una crescita costante.